Ciao a tutti, ben ritrovati. Come promesso faremo una dima uguale a questa, però su cartone, proiezione 2D, per creare chiocciole fatte a mano, chiocciolechine fatte a mano. Cosa servono? Servono per migliorare l'energia vitale. L'energia vitale viene utilizzata dalle piante, dagli animali e anche dalle persone. Quando c'è qualcosa che non va, l'energia vitale viene sbilanciata. Questa chiocciola armonizza l'energia vitale. Perché? Perché l'energia arriva sul pianeta in forma oraria elicoidale. Ci sono varie dime, però questa volta queste sono nuove dime. Le potete chiedere a Simone Paris, troverete il link nei commenti. Possiamo anche vedere come si fa. Questa è una già fatta. Iniziamo con disegnare la dima. Come deve essere questa chiocciola? Deve avere 7 spire, deve scendere in senso orario, poi va costruita in senso è sempre orario, ma dalla base. Le piante crescono dalla base, quindi dobbiamo andare a costruire questa chiocciola dalla base. Aurea. Il formato ha una proporzione aurea, significa che 1 è la base e l'altezza sarà 1,6 e 18. Non sono centimetri, questo è un numero puro. Poi, se io voglio i centimetri, basta che moltiplico per 10 o per 5 o per 8 o per 20 e mi viene fuori la misura. In questo caso andiamo a vedere come costruire una dima base 10 cm, altezza 16,18. Qui diventa uno 0, qui ci mettiamo uno 0 e qui dobbiamo spostare la virgola. Come facciamo? Prima vediamo se il cartoncino basta. Sono 18 cm, quindi ci basta. Abbiamo detto base 10, quindi toglierò un po' da una parte, un po' dall'altra. Intanto faccio la riga dove andrò a costruire il triangolo. (10, 15) la metà è 7,5. Qua vado a disegnare l'altezza. Cerco di essere il più preciso possibile. Qui ci possiamo già fermare a 16,2. Base 10 diviso 2 è 5 e 5 sarà anche di qua. Ora non farò altro che calcarla un po' meglio e tracciare le altre due linee uguali dalla punta alla base. Volete sapere qual è l'angolo che vado a creare? Calcolatelo. È fisso, quello è sempre fisso.
è che non me lo ricordo. Andiamo a vedere se questa proporzione è giusta. Direi che ci siamo. Ok, 7 spire. Sette spire. Senso orario. Avete dei dubbi? Prendete una qualsiasi chiocciola, mare, terra, non importa. Dalla punta verso la base sarà sempre in senso orario, come l'orologio. Ora l'andiamo a tagliare. Io posso andare anche dritto e lasciarlo. Questa è la fase più importante del tutorial perché non l'avevamo mai spiegata. Io qui posso anche dividerla per 8 e mi faccio i punti di riferimento dove passare, ma questo eventualmente nella prossima puntata. Vediamo, andiamo sempre a confrontare. Questa qui è la chiocciola fatta sicuramente bene con la nostra dima e vediamo che è perfetta. In questo caso è più piccolo, non ha una base 10. Questa è un pochettino più grande, non è base 10. Questa è un po' più piccola, sarà una base 8. Ma adesso la sfida sarà farla a mano. Qualsiasi misura che andrò a prendere, io adesso non mi ricordo quanto filo serve, intorno agli 80 centimetri più o meno, e li andiamo a fare con un filo da 1,5 comprato dove vendono gli accessori per i fiori. La prima cosa che devo sapere è qual è il punto di partenza. Io qui ho già una sorta di base che è più o meno 10 e mi va bene. Allora devo scegliere tra questo filo qua e questo filo qua dove partire. Io uso il Biotensor, uno dei tanti che abbiamo costruito assieme a voi. Vado qua, questa è la base. Per essere sicuri, questa è la base, già mi taglia. Ok, allora so perfettamente che questa è la base. Attendo un attimo
e mi dice che è la base. Procedo. Ne dovrò togliere più o meno 5 di spire, 4-5 spire. Poi eventualmente le andiamo anche a misurare. Questa è una spira. Queste sono 2 spire. 1 e 2. 3. 4. 5. Facile, no? Conto. Questo è 0. 1, 2, 3, 4, 5. Poi devo controllare se il senso è giusto. In questo caso ho avuto fortuna perché è giusto. Senso orario. E sarà così. Io la base ce l'ho già. In teoria la dovrei andare ad ampliare, perché qui basterebbero forse, come dicevo, 3 giri e la base diventa grande così. Se no, fatevi aiutare da un qualsiasi pentolino, o comunque adesso io questo, un bottiglione di vino, di acqua da 2 litri. Questa è una base. Qui è abbastanza semplice perché il filo è molto delicato. 1,5 di alluminio, si può fare sia di rame che di ferro. Trovate il tutorial. Quando l'ho fatto di ferro davanti a un camino. Qualcuno ha addirittura riconosciuto il braccialetto che portavo. Una specie di ringraziamento a un personaggio molto importante del panorama olistico. Vedete già che prende forma? Per la punta, poi sarà più difficile, prenderemo in questo caso uso questo, è un manico di Biotensor. Per andare a fare un giro di punta. Ho iniziato dalla base. Vedete come sta prendendo forma? Qua con molta calma e una musica di sottofondo. Da meditazione. Andiamo a schiacciare piano piano, vedete? Non c'è male.
1, 2, 3, 4, 5. Siamo lontani dal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è l'inizio. Se poi faccio la punta, questo più in basso. Dobbiamo rimpicciolire per far uscire fuori l'altra spira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piano piano, una micro piega alla curva, quasi in diagonale, avanti e indietro, qui non devo far forza, Troverete il video in forma integrale su YouTube. Diviso in 3-4 parti. Come si fa a fare questa rima in cartone che useremo subito adesso. A che cosa servono queste chiocciole? Andate a vedere nelle altre parti. Vi do un anticipo. Si usa per le piante, aiuta le piante a crescere in difficoltà e li aiuta anche d'inverno, quando magari arriva un po' troppo freddo. Certo, una da sola non fa miracoli, ce ne vogliono 2. Poi, non so se avete visto questa, Sushi, i suoi batecchi, i suoi bastoncini, si infila nel vaso. È un pochettino scassata questa, poi mettiamo a posto anche questa. Anche lì vi facciamo vedere come si mette 1-2 chiocciole. Queste poi le andiamo a smontare per vedere quanto viene lunga. Perché se ne vogliamo fare un'altra uguale o altre uguali, dobbiamo per forza avere una minima idea. Adesso vediamo subito se 10 cm di partenza della matassina, che è questa, dove siamo partiti, con 5 spire, cosa viene fuori? Quanto viene alta? Non sarà facilissimo farle uguali. Se voglio riempire casa, il giardino, sotto il letto, sul comodino, allora mi serve una di queste, un pochettino più grande. Adesso questa è già importante, perché supera i 10 cm. Ma in agricoltura o nell'orto, una robina così fa comodo. Questa è la base della tecnologia Ighina. Queste chiocciole, prima 6 spire con un gioco, poi un gioco sulla punta, poi 7 spire con l'Eirim. L'Eirim è il massimo dell'espressione per queste chiocciole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ci siamo. Adesso dobbiamo fargli prendere forma. Ce ne vorrebbe una un pochettino più grande. Posso fare la base 20,
In questo caso mi ci vorrebbe un pochettino più grande. Questa qui arriva a una base, vediamo subito di quant'è la base. Beh, approssimativamente passa a 13. Vediamo. La stiamo facendo grande come questa. Il filo qui è sottile, però siamo qui. E ci siamo bene, eh? Chi ha un po' di sensibilità avverte questa figura come una figura piena, con tanto di energia. Ci siamo, eh? Vediamo. Non era previsto, ma vediamo di quanto abbiamo sbagliato. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quasi niente. E perché questo qui fa fatica a stare un po' su. Se ne voglio un'altra, smonto, vado a vedere quanti centimetri è e prendo due fili uguali e ne faccio due uguali. Ok? Ora proviamo a farne una un pochettino più piccola. Abbiamo già visto. Ne prendiamo, invece che 5, ne prendiamo 3. Vi ricordate qual era la base? Io no, bisogna rimisurarla. Probabilmente questa. Però non ne sono sicuro. No. Questa è la base? Sì. Poi andrò a ricontrollare il video, ma sicuramente sarà questa. Quindi uno, 2 e 3. Ricontrollo. 1, 2, 3. 1, 2 e 3 e taglio qua. Non fate quello che sto facendo io, usare queste per la carta, perché poi non tagliano più bene. In questo caso alluminio sottile, sì, ma già prendendo questi ci vuole delle pinze che tagliano, non forbici, ok? E partiamo, la base ce l'abbiamo già e partiamo subito a stringere. E stringiamo un po' tutto. Facendo così è un pochettino più facile. Ma se la devo srotolare per misurare e poi la riarrotoliamo usando una bottiglia, usando una lattina.
devo controllare il verso, importantissimo. Perché è successo che l'abbiamo fatto anche al contrario, proprio in diretta. Va bene, ci facciamo aiutare da il tubicino di prima e facciamo subito la punta, e qui verrà un pochettino più piccola. Ricordate, si parte dalla base, noi qui l'abbiamo già fatta. Vedete questa C come si schiaccia? Un pezzettino alla volta, con calma. Musichetta di meditazione. Respiro. Questa è una meditazione fatta seduta, magari in un ambiente naturale, vicino a una cascata. Vi avevo promesso che il prossimo video dove avrei costruito una chiocciola a mano doveva essere un ambiente naturale all'aperto. Questo è un video tecnico. Ci siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a sistemare. Qui ci sono già sicuramente le 7 spire. Non c'è un altro modo per farle, Non mi partite dalla punta, arrotolate qui, o mi arrotolate assieme al filo così, piatto, e poi le allungate, perché si deve partire sempre dalla base. Purtroppo ci sono dei video così in giro. Vanno bene lo stesso, ma non vi pretendete miracoli, perché questo è uno strumento molto potente, ma deve essere costruito nei suoi minimi particolari. La misura per primo, il modo di avvolgere per secondo. Io posso trovare anche un cono e poi adattarlo a questo. In questo caso faccio così. E qua ci sono, Voi imparate a farle così. 2, 3, quante ve ne vengono? Poi, se vi va, comprate la Dima. C'è il file vecchio sul gruppo dove ci sono questi coni qua che sono un pochettino più appuntiti. Questo c'è il file, se volete scaricarlo. Nel gruppo Amici di Ghina rispondete alle domande, se no non vi facciamo entrare. Vogliamo sapere perché vorreste entrare nel gruppo. Ragazzi, questa è finita. Aggiustare un pochettino. Se è da sola va bene con la punta, Poi uno dipende cosa deve fare. Se invece va utilizzata per il suo campo elettromagnetico vicino alla persona, la punta va più chiusa in questo modo. Ma fate le prove, non vi dovete basare su quello che sentite in giro. Biotensor, imparate a usarlo o a costruirlo. Abbiamo anche qui i tutorial per farlo, costruirvelo da soli. Così è un sì, così
è un no. Questo vale per quasi tutti. Oppure gira attorno, destro o sinistro non importa, per adesso, vuol dire che non abbiamo formulato bene la domanda. Però se noi non facciamo nulla, come anche per il pendolo, guardate, senza né leggere né scrivere, prendete in mano una corda, un sassolino, in questo caso un pochettino più preciso, senza chiedere niente sta fermo. Lo lascio andare e inizia a girare in senso orario. Buono per me? In senso orario. È molto caldo, è tardi, non si fanno mai le misure di sera. Meglio farle di giorno. Come vedete questa chiocciola? Bene, ora sapete come farla. Base 1, altezza 1,16 e 7 spire in senso orario, come la chiocciola naturale. Ok? Ci vediamo per la prossima parte.